Come pioggia mostra che arriva dalla piattaforma su temi ambientali e crisi climatica del Museo di Scienze di Trento. La piattaforma è We Are the Flood, noi siamo il diluvio. Noi siamo il diluvio è proprio questa presa di coscienza rispetto all'antropocene, cioè questa nostra era ormai geologica, questo nostro impatto sul mondo e sull'ambiente. Da questo diluvio, da questo We Are the Flood, da questa presa di coscienza del nostro impatto sulla Terra, come pioggia invece vuole riassumere in questo caso gli artisti come gocce, ognuno una goccia con un suo messaggio, con una sua forza per poter cercare di immaginare proprio questi futuri desiderabili. Con Mary Mattingly da New York, l'opera Lacrima, realizzata appositamente attraverso un artist in residence del Museo, si crea un orologio ad acqua perfetto, ci rappresenta questo movimento e questo equilibrio del movimento dell'acqua sulle nostre Alpi, anche l'importanza dell'acqua. E quindi ci fa capire di come questo movimento perfetto, se viene interrotto, avrai un'alluvione in un luogo e il deserto dall'altra. Con Almost to Pia invece abbiamo un'opera che è stata evento collaterale del Padiglione Italia dell'anno scorso. Crea dei viaggi notturni, quasi magici, alla ricerca di archeologie industriali e reperti di questo nuovo antropocene. Giulianelli crea un'opera immersiva attraverso il suo materiale prediletto, che sono queste calze di nylon. Anche qui una rappresentazione assolutamente contemporanea di un ambiente antropogenico. Elena Laweyes crea un magma di petrolio, oro e carbone, un magma ipnotico che ci immerge e ci rappresenta proprio in quello che noi abbiamo sempre desiderato. Questa è la rivoluzione industriale, questo è il passato, è qualcosa da cui dobbiamo liberarci. Hannah Rowan di Londra, giovanissima, dialoga col ghiaccio, inerme, se ne prende cura, dispersa su un ghiacciaio della Groenlandia. Silvia Listorti, attraverso calchi del suo corpo, dialoga con la materia del vetro, fragilità, trasparenza e forza, e contenitore d'acqua. Nezaket Kici, performer turco-tedesca,
dialogo con un lago alpino, trasportando un palo contemporaneo all'interno di questo luogo di palafitte antichissime. Castelbelasi, uno scrigno sotto le Dolomiti di Brenta, un maniero medievale. Con questa mostra si concentra ancora e sempre più sulle tematiche ambientali, con l'ambizione di diventare veramente un centro sulle Alpi su questo tipo di problemi. Sono 2 anni di lavoro attraverso il Museo di Scienze che arrivano a Castelbelasi con artisti di fama internazionale fino a dei giovanissimi. Saverio Bonato raccoglie la polvere sottilissima che è dispersa nell'area di Taranto attraverso l'Ilva e crea quest'opera, questo monocromo di polvere di metallo che noi respiriamo. Stefano Caimi rielabora la natura, fiori, per manipolarli e restituirli in un'altra modalità, tra natura e artificio. Philipp Messner crea neve colorata attraverso i cannoni che vengono utilizzati per le piste da sci, per creare dei quadri assolutamente surreali e tossici in qualche modo. Micol Grazioli crea un landscape fatto di relazioni umane. Sembra una geografia, sembrano dei tronchi, ma sono realizzati in modo collaborativo. Giacomo Segantin raccoglie documenti online creando un mashup di emissioni di fumo, di CO2, una spettacolarizzazione del disastro e del gioco. Anne Segger trasporta un rifugio d'alta quota nella laguna di Venezia. Questo rifugio d'alta montagna che naviga tra una laguna tempestosa. Eugenio Ampudia riempie un intero teatro di migliaia di piante. Noi, l'uomo, un quartetto d'archi suona per loro, per spostare questa attenzione fra il noi, questo we, verso la natura. Generazione Antropocene è il project room di quest'anno nella Sala delle Decime. Artisti giovanissimi che danno il loro contributo al percorso di Come Pioggia, As Rain. In questo caso è dedicata al progetto realizzato al Muse rispetto alla masterclass con Julie Rees. Con il loro contributo ci aiutano a pensare al futuro, ai futuri desiderabili, al rapporto fra natura, uomo
e simbiosi con essa, aggiungendo addirittura anche il punto di vista dell'intelligenza artificiale.